farvi un esempio di come il blues possa ancora oggi commentare situazioni all'apparenza distanti dai contesti in cui nacquero, prendiamo un vecchissimo brano. St. James Infirmary Blues, di incerta provenienza inizialmente attribuito a Drew Redman, musicista e compositore jazz, nato in Virginia ai primi del Novecento e morto a New York City nel 1964. Questo blues, reso famoso da Louis Armstrong nel 1928, è un blues in 8 battute e non in 12. Nel 1933 il grande Cab Calloway, conosciuto ai più per aver partecipato al film di John Lennon The Blues Brothers, in cui cantava la celebre Minnie the Moocher. Se confrontate questi due brani, scritti entrambi in 8 battute ed in minore, troverete delle incredibili assonanze. Come dicevamo, nel 1933 Cab Calloway ne fece una versione che fu combinata con il cortometraggio di Betty Boo, denominato Betty Snow White Version. Guardiamolo un attimo. Folks, I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there, she's dressed out on a long white table. She's so sweet, so calm, so fair. Let her go, oh blood-standing pair. Then give me 6 rap-shooting pallbearers. Let it chorus girl sing me a song. Put a red hot jazz band in the top man so we can raise hallelujah as we go along. Animazione soggetto molto avanti visti i tempi, direbbe Tim Burton. E voi cosa ne pensate? Recentemente, nel 2019, T-Bone Burnett, grande compositore, musicista e produttore, prende la versione di John Baptiste, cantante e pianista contemporaneo, e la mette sotto l'ultima scena della terza serie TV americana True Detective. And I saw my baby there. Stretched out on a long white table, yeah. So sweet, so calm, so fair. Quindi, dopo quasi 90 anni, stesso brano, nuove suggestioni, grande risultato, uguale, contemporaneo. Il blues è ancora tra noi? Direi che a volte è più contemporaneo di noi, che vorremmo congelarlo in un idioma ripetitivo. Nel 1959 un grande bluesman che amo particolarmente, Snooks Eaglin, la rivisitò in chiave simil country. La sua versione spartana, se possiamo dire tra il down home e appunto il country, la utilizzerò come ispirazione per una versione facile da fare in solitaria, chitarra loop station oppure strimpellando con un vostro amico. La propongo qui, per chi strimpella la chitarra è da suonare nelle vostre serate magari malinconiche. Occhio che ho accordato la dobro in re. Per chi non suona la chitarra invece, accendete il fuoco mentre vi faccio questa serenata. Prima di farci questa suonata insieme, come dicevo nei precedenti interventi, questo percorso non ha scopi didattici, ma il condividere una mission insieme, senza per forza salire sulla cattedra della verità. Sempre quindi rimanendo su St. James Infirmary Blues, partendo dal semplice loop accordi tema, qui vi svelo, anzi forse è meglio dire vi confido, passando per un altro gigante qual era Django Reinhardt, appoggiando i piedi inevitabilmente in Italia, ispirato mio malgrado da una grande tragedia. Ho più o meno scritto questo assolo che è andato a finire nel 2009 in una canzone scritta dal grande Alberto Marzico intitolata Pray for Me. Il collegamento tra questi due brani è proprio per farvi vedere come inconsciamente sono stato pesantemente condizionato dal blues della New Orleans di quegli anni lì. Ripeto, non essendo un percorso didattico sullo strumento, né tantomeno sul modo di utilizzare una loop station, vi risparmio la costruzione di questo loop di accordi e vado direttamente alla melodia.
Quindi, in sintesi, quali elementi sono intervenuti? Per quanto scarso io sia, è intervenuta l'ispirazione, nello stesso tempo l'humus emotivo, quello del momento, ed infine lo sviluppo, la stesura vera e propria, mediato tra ciò che ho ascoltato e che ho sviluppato nel corso di questi anni, più o meno originariamente. Entrando un po' nell'aneddotica di quest'assolo, questo tema era originariamente una ninna nanna che mi salì come un groppo alla gola nel 2004, scritta di getto per i 186 bambini trucidati a Beslan, un crimine assurdo che sconvolse me ed il mondo intero quel settembre di 16 anni fa. Per qualche anno applicai questo solo ad un brano meraviglioso che eseguivo con la cantante armonicista di Los Angeles, Kelly Rocker, una ballad intensa e malinconica che si intitola Love and War. Nel 2009, nel momento di registrare Pray For Me, cantata nel disco dal grande Mark Dufresne, un blues in sol minore, come detto scritto da Alberto Marzico, non ho il timore di dire uno tra i più grandi organisti al mondo con cui ho avuto l'onore di collaborare, oltre ad essere uno tra i miei migliori amici. Insomma, poco prima della session dissi ad Alberto che avevo l'intenzione di modulare il brano in La minore nel tentativo di inserire dentro proprio quell'assolo scritto nel 2004. E quindi scrissi semplicemente ad Alberto su un foglietto la sequenza degli accordi. Provavamo un attimo assieme a Gio Rossi per capire se il tutto funzionava senza nemmeno perderci troppo tempo, e funzionò. Non volemmo quindi riprovarla con Mark per non togliere emotività al momento e la registrammo di getto, senza però pensare che Mark si sarebbe poi ritrovato nella strofa finale un tono sopra, ma Mark se ne infischiò e sparò secondo me una versione meravigliosa, non prima di aver pronunciato il suo proverbiale "oh shit" prima di modulare, epiteto che chiaramente censurammo in fase di mix.